Buongiorno ragazzi, quali sono i 5 segreti per proteggere il proprio capitale quando si vuole comprare, vendere o detenere i Bitcoin? Oggi andremo a vedere queste 5 regolette. Sono molto semplici ma molto utili. Probabilmente alcuni penseranno che siano basiche, ma ragazzi, non c'è da inventare una scienza qua, ma semplicemente da andare a identificare quali sono i punti fondamentali per poter proteggere il proprio capitale. Perché? Perché sempre più spesso ormai il Bitcoin è sulla bocca di tutti, quindi anche i piccoli investitori hanno il desiderio di andare ad acquistare e molto spesso si fanno degli errori veramente basici che pregiudicano il successo del nostro investimento. Allora, prima di tutto voglio dire che io credo fermamente che il Bitcoin sia un investimento ancora, se vissuto come il 90-95% delle persone, in maniera molto speculativa, quindi non indicato a dei piccoli investitori. Sicuramente coloro che invece sentono personalmente la capacità di gestire un prodotto molto volatile, che può portare grossi guadagni ma anche delle grosse perdite, e acquistano una parte piccola. Soprattutto andatevi a vedere il video che ho fatto su quanto acquistarne e quindi quale percentuale del proprio portafoglio andare a comprare, ehm, allora può avere un senso. Ma partiamo dalle basi, come dicevo. Da inizio anno, al momento nel quale ho registrato il video, l'SP500 ha perso il 5%, un po' di meno, ok? C'è stato, sappiamo appunto, una discesa dovuta all'instabilità geopolitica dalla nomina di Trump, alla guerra commerciale dei dazi, quindi anche ai rapporti tesi tra Ucraina, Russia, America, l'intervento della Cina in merito a degli sviluppi tecnologici che hanno messo in dubbio le potenzialità della parte tecnologica di intelligenza artificiale americana. Ci sono tante ragioni che hanno creato un'instabilità, ma nonostante questo l'SP500 ad oggi ha perso solamente il 5%. Ma se andiamo a prendere il Bitcoin, da inizio anno ha perso l'11%, quindi capite bene che siamo oltre il doppio di caduta rispetto all'SP500. Quindi sicuramente in qualche modo c'è una correlazione, no? Nei momenti di caduta il Bitcoin può cadere a sua volta, ma lo fa rotolando in maniera molto più aggressiva, molto più potente. Io mi sono segnato dei momenti nei quali ci sono state delle grosse salite e delle grosse perdite, questo per farvi capire come il Bitcoin sia un investimento per cuori molto forti e soprattutto che deve essere fatto con un grosso raziocinio. Le più grandi salite sono nel 2017, che si è passati dai $1.000 ai $20.000, nel 2020-21 da 4.000 a 60.000 e nel 2020 dai 3.800 circa a oltre i 13.000. Sono tre grossissime salite in tempi molto molto ristretti. Quindi come vedete ci sono delle salite repentine, ma ci sono anche delle discese repentine. Nel 2018 si è passati dai 20.000 ai 3.100, nel 2022 da 69.000, questo probabilmente ve lo ricordate quasi tutti, dal massimo storico dell'epoca a 16.000, dove molti hanno paventato di nuovo, in qualche modo paventavano il fallimento del Bitcoin e dell'idea che c'era dietro, e l'avevano di nuovo vista come una bolla speculativa, come l'ennesima bolla speculativa dopo le dot-com, come l'intelligenza artificiale, perché molti incominciano a pensare che sia sopravvalutata in alcuni contesti, per alcune ragioni meglio, e anche il Bitcoin. Sicuramente il Bitcoin, come dicevo, ha una volatilità estrema, quindi deve essere gestito in una maniera assolutamente consapevole e rispettando appunto questi 5 parametri che andremo a vedere. Qua siete su M per Money, il canale che cerca in maniera semplice di aiutare le famiglie, i piccoli investitori a fare delle scelte più consapevoli sul risparmio e sull'investimento. Lo scopo è quello
di creare una community, che voi diciate la vostra, quindi attraverso commenti, idee, richieste, perché è chiaro che solamente attraverso la concertazione di idee diverse si possa tutti quanti ottimizzare ed avere dei rendimenti, delle risposte, una vita migliore per le nostre famiglie e per noi, soprattutto in un momento in Italia nel quale il divario si sta creando sempre più ampio tra coloro che hanno tanti soldi e coloro che nonostante lavorino arrivano alla fine del mese in maniera più che giusta, più che tirata. Questo a causa di numerose ragioni, ma una delle quali è il blocco dello stipendi, della crescita salariale ormai da decenni, che è un problema atavico dell'Italia. Ma tornando a bomba sull'argomento, vediamo il primo punto. Il primo punto è comprare il Bitcoin senza capire che cos'è e qual è la logica che c'è dietro. Allora, come abbiamo detto, quali sono gli errori normalmente? Quelli di comprarli per delle ragioni compulsive, no? Cioè io compro il Bitcoin perché? Perché è arrivato Trump che parla di criptovalute a novembre, dicembre del 2024 e dice che si vuole creare una riserva digitale di Bitcoin o perché Tesla un po' di tempo fa aveva comprato delle riserve di Bitcoin, allora, dato che incomincia a parlare nella televisione, poi ne parla un amico, poi ne parla il salumiere sotto casa, allora incomincio a pensare che il Bitcoin sia una cosa sulla quale si può ragionare per investire. E quindi di impulso, dato che vediamo che il Bitcoin sta crescendo di 10-15 punti percentuali in una settimana, crediamo che quello sia un investimento corretto. Cioè dietro non c'è una strategia, dietro non c'è un'idea, ma dietro c'è la FOMO, cioè la fear of missing out, cioè la paura di restarne fuori. Ecco, una delle ragioni per le quali noi acquistiamo il Bitcoin è per la paura di restare fuori da qualcosa, da un guadagno. Così è stato per le criptovalute, così è stato per tanti altre, come dire, asset, li chiamerei così, strumenti come facciamo l'esempio dei NFT, Not Fungible Token, che però poi si sono rivelati in qualche modo degli scam, no? Oppure le meme coin, che sono quelle valute che lancia un personaggio famoso, quelle criptovalute che poi hanno dei picchi in alto il giorno del lancio e 2 giorni dopo, così tutti entrano, investono, vedono questa grossa crescita e poi dopo 2 giorni cade improvvisamente e rende poveri, o meglio, rende poveri di quello che hanno investito, tutte le persone che hanno investito facendo ricche una persona. Questo succede molto spesso in America, quindi è la paura di rimanere fuori da un guadagno, la paura di rimanere fuori da anche la competizione sociale di qualcun altro che ha investito all'interno di quel bene. Ma soprattutto vediamo il Bitcoin in una maniera speculativa, cioè vediamo il Bitcoin come qualcosa che ci può portare una ricchezza. Perché? Perché vediamo sui social persone che viaggiano con la Lamborghini e dicono che sono dei trader di criptovalute. In realtà c'è qualcos'altro dietro, il Bitcoin deve essere compreso e vedremo come nella tecnologia, nella logica e quindi deve essere investito in una maniera molto più duratura, deve essere vissuto in una maniera molto più duratura come investimento. E poi credo che debba essere compreso nella propria ciclicità, no? Ci sono dei momenti e invece si entra nei momenti nei quali magari appunto c'è una grossa popolarità che il Bitcoin sta salendo, mentre bisognerebbe fare l'opposto, cioè nel momento in cui c'è un grosso downtrend, allora andarlo a vedere. Questi sono gli errori abituali. Io mi sono segnato come sempre dei punti per evidenziare con voi quali possono essere invece delle tecniche, no, per andare a evitare di comprare il Bitcoin. Prima di tutto, senza conoscerlo, prima di tutto bisogna comprendere che cos'è il Bitcoin. Non mi dilungherò in questo video perché l'ho già fatto, perché ci sono tanti altri video in giro che lo spiegano bene. Sappiate bene che il Bitcoin diventa sempre di più, almeno così apparentemente, una riserva digitale, no?
Quindi più che visto da un punto di vista speculativo, deve essere visto come una specie di investimento. Questo dovrebbe essere un po', no? Perché si parla quasi di oro digitale, cioè l'idea è quello quindi di conservarlo in una maniera più duratura, perché è qualcosa che dovrebbe nel lungo periodo continuare a detenere un certo valore, sebbene ci siano delle fluttuazioni. Questo perché? Perché per tantissime ragioni. Uno, perché è limitata, la sua offerta è limitata a 21 milioni di pezzi, perché è decentralizzato, per tante ragioni, e perché molti incominciano a vederlo in quella direzione, quindi come sostituto, no, dell'oro, o meglio come qualcosa che deve essere bilanciato all'interno di un portafoglio come fosse l'oro. E poi bisogna non solo capire qual è come dire, la natura che c'è dietro, ma anche qual è la tecnologia, quindi capire un po' la blockchain, quindi che è basato su un registro decentralizzato che garantisce maggiore sicurezza, la non, come dire, modificabilità delle transazioni. Questo è un altro elemento importante, perché fa capire che dietro c'è veramente qualcosa, no, di importante e di innovativo all'epoca rispetto a quello che c'era fuori. E poi che cos'è l'halving? Quindi che c'è un processo programmato che ogni 4 anni in teoria riduce la quantità dei nuovi bitcoin che vengono creati, quindi aumenta in qualche modo la scarsità, no? Sempre di più chiamarlo bene rifugio, però in teoria questa è l'idea, cioè di andare verso un bene rifugio come quello di Bitcoin. Adesso, ragazzi, se ne parla, ma non lo è, perché c'è delle fluttuazioni potentissime. Anche l'oro ce l'ha avuto, che è cresciuto tantissimo negli ultimi mesi, ma quindi l'approccio deve essere un approccio assolutamente più di comprensione, di studio di qual è la logica che c'è dietro, quindi qual è la tecnologia che lo sostiene, lo struttura, di qual è la natura e il fine, soprattutto il fine di questo Bitcoin, e soprattutto bisogna avere una strategia, cioè un approccio razionale, quindi di protezione del valore, di una tipologia di investimento che vedremo è strutturata attraverso degli scaglioni di acquisto, e non acquistare in un one shot adesso perché c'è un downtrend, e quindi dato che è passato dai 110.000 agli 80 rotti mila dollari, allora io entro con 10, 20, 30 mila euro, perché metto tutti i miei risparmi che mi sono rimasti, ho già degli investimenti, metto tutti i miei risparmi, perché questo è il momento di acquistare. No, ci vuole una strategia basata su magari il dollar cost average, ma adesso lo vediamo. E soprattutto non farsi trasportare dalle emozioni. Uno dei problemi principali è che queste fluttuazioni molto forti e volatili in qualche modo inducono e conducono la persona che investe nel suo lato più piccolo. Sappiamo che la finanza e l'economia, gli investimenti sono molto spesso legati a degli aspetti peculiari umani, quindi alla emotività umana, di desiderio, di guadagno, di paura di perdita, come dicevo prima, della fear of missing out. Insomma, c'è uno spettro di emozioni che molto spesso rientra soprattutto in qualcosa dove c'è una grossa volatilità, cioè questa cosa magari non succede con l'azione di Coca-Cola, perché l'azione di Coca-Cola mantiene una certa stabilità, ha un certo modello di business che in qualche modo evita che ci sia questa irrazionalità, no, dietro. Quando invece si vedono i grossi guadagni, quando la televisione ti fa vedere che c'è gente che si dice che vive a Dubai con le Ferrari, 700 ragazze, vita del lusso con lo champagne perché ha giocato in criptovalute, qualcuno dopo un po' ci crede realmente che questo possa accadere. Quindi prima di tutto bisogna capire come funziona e che cos'è il Bitcoin, in tal modo si capisce che non è giocando in maniera speculativa su questo strumento che si fanno i soldi, nella maggior parte dei casi, ma è qualcosa che invece debba essere visto come una possibilità di investimento, seppur minimale, seppur piccola, per chi se la sente, in un'ottica di lungo periodo, come una riserva di valore. Qual è il secondo errore che abitualmente si compie? È quello di lasciare i bitcoin sugli exchange.
exchange sono queste piattaforme nelle quali si può fare compravendita, ce n'è un numero considerevole. Ehm, Perché? Partiamo dal punto negativo. Prima di tutto c'è il rischio che questi exchange cambino. Io mi sono segnato qui un documentario che ho visto su Netflix, Biggest Haste Ever, che parla appunto di Sam Bankman, che viene chiamato anche SBF, che praticamente aveva creato questo exchange chiamato FTX, meglio X, che usava i fondi dei clienti prima di tutto, e quindi già era una cosa illecita, non poteva coprire i prelievi degli utenti, non aveva una copertura per i prelievi degli utenti, e quindi nel momento in cui si è accesa la scintilla del fatto che alcuni si sono resi conto che magari dietro c'era come dire, una struttura non solida, hanno incominciato a ritirare ed è scoppiata la bolla, no? Nel momento in cui ci si accorge che appunto non si potevano coprire i fondi. Poi c'era una narrazione molto, molto carina, no? C'era il fatto che c'erano gli influencer che spingevano, come succede molto spesso adesso, no? Ehm, Ricordate quella ragazzina che era stata intervistata che aveva detto spit off on that thing, qualcosa del genere, ed era diventata virale, ma aveva lanciato questo l'anno scorso una meme coin, era diventata super ricca nel giro di 2 giorni, e aveva spinto attraverso era diventato un influencer in un momento, avevano lanciato una meme coin contemporaneamente, poi adesso è stata indagata perché appunto poi hanno perso tutto coloro che avevano investito dentro. Quindi c'è questo per dirvi che c'è la possibilità di trovare degli exchange che falliscano, che abbiano dei problemi, o che veramente non solo falliscano, ma dietro ci sia uno schema Ponzi, no? E che quindi possono esserci veramente dei problemi. Un altro documentario che vi spingo a vedere sulle criptovalute è Trust No One, anche questo molto importante, dove si parla di Gerd Kotten, che appunto era questa persona che gestiva in qualche modo, aveva diversi milioni, credo, di Bitcoin, perché avevano investito all'interno di questo exchange. A un certo punto questa persona apparentemente muore, scompare, e tutte le persone si trovano a non poter più utilizzare quei bitcoin. Cioè ipotizziamo che tu ti sia trovato ad avere un bitcoin che avevi comprato a 1500 euro nel 2010, adesso sparo a caso, ti trovavi magari con 200-300 mila euro o qualcosa del genere all'interno di questo exchange. Estremizzo, ma per far rendere più chiara ancora l'importanza di non lasciare su queste piattaforme, e ti ritrovavi a non poter più accedere al tuo bitcoin. Probabilmente questa è una morte vera, non vera, inscenata, ci sono state delle transazioni particolari. Andatevi a vedere questi video, perché aiutano non solamente a comprendere il fatto che il Bitcoin, cioè uno deve capire non solo che cos'è il Bitcoin, ma anche quali sono, come dire, le attività e i rischi che ci sono collegati a tutto il mondo che c'è dietro, quindi a quello dell'exchange, al rischio di fallimento, di hacking, quindi anche di attacchi informatici, di truffe. Questa è una parte fondamentale, e come si dice, se non hai le chiavi, quelli non sono i tuoi soldi. Ecco, questo è un detto che molto spesso circola all'interno dell'ambito delle criptovalute, quindi cioè, tu devi detenere le chiavi del tuo wallet, se no non ce l'hai quel potere, quel denaro lì. Quindi le truffe sono inenarrabili, perché nel momento in cui, dovuta a questa grande volatilità, magari i portafogli si incrementano di un 100%, un 1000%, e in quel caso lì
scoppia la bolla finanziaria, o meglio, scoppiano le truffe e portano via il malloppo. Quindi cosa fare? Beh, questo lo sapete, penso tutti quanti, bisogna cioè avere dei wallet, no? Adesso senza entrare troppo nei particolari, sapete che ci sono dei wallet che sono hardware e altri che sono software. Questa è una parte molto importante secondo me, nel caso in cui si abbia un portafoglio molto importante di Bitcoin, comunque avere degli hardware, quindi delle chiavette, no? Che in qualche modo ti proteggono e permettono un'archiviazione lontana dal web, secondo me è fondamentale. Quindi avere queste chiavette diventa molto importante, avere questi hardware, sono dei dispositivi molto semplici che si acquistano a 120-150 euro, poi dipende dai momenti, quindi non costano eccessivamente, chiaramente ti danno delle chiavi private e non sei, come dire, passibile di avere degli attacchi informatici. Poi chiaramente ci sono anche quei software wallet che sono quelli quando servono, magari noi abbiamo un investimento molto ridotto in criptovalute o nello stesso tempo abbiamo la necessità di investire, cioè di usarli, scusatemi, e di acquistare cose con il Bitcoin. Sempre più spesso io credo che si vada in una direzione di riserva, come dicevamo prima, quindi diventa sempre meno necessaria la transazione, no? Quindi avere un hardware, una chiavetta che ci aiuta è fondamentale. Poi per carità, se si hanno tanti Bitcoin potrebbe avere un senso anche la diversificazione, cioè tenere separati questa riserva in hardware diversi, in software diversi, in modo che da ridurre il rischio. E poi direi anche di imparare a gestire le chiavi private, no? Perché molto spesso noi salviamo i dati i dati di chiavi private sul nostro PC e quindi se veniamo hackerati magari viene hackerato anche il nostro PC e vengono presi questi dati. Quindi è molto importante in qualche modo avere queste chiavi salvate in una maniera assolutamente concreta, reale, magari attraverso una soluzione che la si identifica in casa, in qualche altro posto, ma non all'interno del nostro computer o nel cloud di Google Drive, per esempio, no? E poi, vabbè, detenere anche la seed phrase, che è quindi la frase di recupero. Quindi diciamo che in questo caso bisogna essere molto più sicuri rispetto alla detenzione ma ancora di più del proprio bancomat o delle chiavi di accesso alla banca online. Perché? Perché in qualche modo si è tutelati con questi istituti finanziari creditizi, ma non lo si è se qualcuno ti entra nel tuo wallet. Quindi questo è il secondo punto secondo me fondamentale, cioè incominciare a capire le truffe che ci sono dietro, quindi, e poi ragazzi le aziende falliscono, quindi anche gli exchange possono fallire in maniera assolutamente naturale o per imperizia delle persone che ci lavorano all'interno, quindi rendiamoci conto che dobbiamo tutelarci noi per primi. Quindi la conoscenza prima di investire in Bitcoin è fondamentale per capire la tecnologia, il fine, ma anche tutto l'universo che ci gira intorno per andare a fare un investimento consapevole. Punto numero 3, secondo me fondamentale degli errori che vengono fatti abitualmente, e l'ho già detto prima, è quello di investire tutto in una volta. Perché? Perché il Bitcoin è un asset assolutamente volatile, come abbiamo visto prima, ha degli alti e dei bassi. Se pensate che in 2 mesi e mezzo, 3 mesi ha perso l'11%, capite bene che non è la fine del mondo perché ci sono dei downtrend molto più potenti. Vi devo dire, per esempio Tesla ha perso molto di più nello stesso periodo, Nvidia anche, cioè questo non vuol dire che sia l'investimento più rischioso del mondo, ma sicuramente che c'è una volatilità incredibile e quindi in pochi mesi il tuo prezzo può cambiare anche del 30, 40, 50%, ok? Quindi lo scopo è quello di capire
come funziona quest'asset e quindi come dire, strutturare una strategia che ci permette di essere redditizi in un tempo ragionevole. Quindi quello che io consiglio abitualmente è quello di fare degli investimenti pensati nel lungo periodo, quindi non pensare di entrare in questo momento e di uscirne nel giro di un mese, perché questo è un atteggiamento più speculativo e continuo a dire che in qualche modo potrebbe essere come quello paragonabile a un investimento sull'oro. Poi per carità questo si può fare, però bisogna essere già delle persone che hanno fortissime conoscenze nell'ambito degli investimenti, hanno studiato a lungo su come fare, su come comportarsi, insomma bisogna essere quasi dei professionisti, quindi vissuta in una maniera più amatoriale, quindi di diversificazione del proprio portafoglio, il Bitcoin può essere visto in un periodo di investimento più lungo. Questo è il primo suggerimento. Il secondo è quello di avere una strategia per evitare le decisioni impulsive che vi ho detto prima, ma soprattutto utilizzare la tecnica del dollar cost average. Il DCA è appunto una strategia di investimento che prevede l'acquisto dei Bitcoin in piccole quantità, ma non solamente il Bitcoin, di ogni tipologia di investimento che voi vogliate. Questo sicuramente ha un effetto ancora più forte quando andiamo ad acquistare a tranche, in tranche il Bitcoin, quindi ne compriamo un pezzo oggi, un pezzo fra 3 mesi, un altro pezzo fra 3 mesi e così via discorrendo, perché questo riduce l'impatto della volatilità. Cioè, se c'è una crescita o una discesa molto forte, noi andiamo a comprare in periodi differenti e quindi riduciamo l'impatto della volatilità, no? Suddividendo l'acquisto. Quindi si media il prezzo di ingresso, che è una strategia secondo me molto interessante in questo momento, perché possiamo evitare di acquistare magari in momenti molto alti e questo ha un senso. Poi acquistare in momenti diversi è la base di una strategia in qualche modo, perché automatizza i nostri processi e non li collega ad un'emotività. Perché? Perché quando abbiamo una strategia questo ci aiuta, perché la strategia ci dice che cosa fare, non siamo noi che lo diciamo nel momento contingente, perché è la contingenza che ci fa sbagliare. In questo momento, ad esempio, che c'è stato questo downtrend, potrebbe venire l'intenzione di alcuni di dire ok, i miei risparmi li butto lì dentro. Ecco, occhio, perché quella non è una strategia, quella è una scelta di impulso. Se invece voi avete strutturato, avete pensato di voler entrare in Bitcoin perché credete che possa essere utile all'interno della vostra strategia di diversificazione, perché volete tenerlo tanti anni, perché sapete che potete reggere la volatilità, allora può avere un senso incominciare a comprare un pezzo oggi, poi fra 3 mesi, fra 6 mesi e via discorrendo. Ok? Quindi la prima cosa è avere queste strategie di utilizzare il dollar cost average come metodologia, essere pazienti perché bisogna sapere che ci sono dei cicli. Questa magari è una cosa che approfondiremo in un altro video. Ci sono dei cicli e ci sono delle correlazioni. Stiamo evidentemente vedendo che ci sono delle correlazioni sempre più forti tra l'andamento, per esempio, dei tassi di interesse con la crescita o la decrescita delle azioni. Insomma, si incomincia ad intravedere delle correlazioni tra il Bitcoin, gli altri asset e l'economia, la macroeconomia, quindi andando a capire come come si muove il mercato attraverso i cicli, come si muove lo stesso Bitcoin, perché sono due cose altamente in qualche modo differenti, cioè prima di tutto bisogna avere una conoscenza di come si muove il mercato da un punto di vista macroeconomico, quindi coi tassi, ma anche in che momento dei trend ci si è, ad esempio bear o bull, semplificando, ma nello stesso tempo bisogna anche sapere come funziona il Bitcoin, perché ci sono quei momenti di pre-halving e post-halving, come dicevo, cioè dei momenti di taglio, di diminuzione, di dimezzamento dei Bitcoin ogni 4 anni, che hanno evidentemente degli impatti. Quindi anche in questo momento bisogna andare ad investire in maniera separata e anche con attenzione, cioè magari non acquistare tutto prima del lancio di
pre-halving, oppure non andare a acquistare in un momento bull, cioè andare a acquistare quando Trump diceva che il Bitcoin era la soluzione di tutti i problemi americani, no? Vedremo anche questi punti in altri video. Quindi per investire riducendo il rischio, questa è un'altra ottima soluzione: avere una strategia e soprattutto investire in tranche. Io mi sento di consigliare anche un quarto punto in maniera preponderante, che è quello di soprattutto di avere una strategia di entrata e di uscita. So che può essere in qualche modo correlato al punto precedente, ma non lo è pienamente. Cioè, noi abbiamo detto sicuramente che degli errori che noi compiamo con il Bitcoin è quello di di fare la nostra operatività in relazione all'emotività, no? E questa emotività ci può far fare delle cose sbagliate. E quindi nel momento in cui abbiamo dei downtrend del 30-50%, potrebbe venirci, come dire, la volontà di vendere. Quindi se, come dicevo prima, abbiamo una strategia, in questa strategia, come in tutte le strategie di investimento e di trading, quelle fatte bene, ragazzi, dobbiamo avere anche dei stop loss e dei take profit. Questa è una cosa alla quale io ci tengo in maniera forte, e ve lo dico perché la maggior parte delle persone, degli investitori, ma anche dei video che circolano su YouTube, su internet, e anche dei consulenti finanziari, questa cosa non la dice mai. Questa cosa io l'ho imparata, di prendere il profitto e di accettare una perdita facendo trading intraday o multi-day, nella quale la necessità nella propria strategia di impostare dei momenti nei quali si prende profitto e dei momenti nei quali si sceglie di accettare quella perdita, perché si pensa di poter perdere anche di più e si sa che nonostante quella perdita nel lungo periodo, medio periodo, si è profittevoli, è fondamentale. Se invece voi andate in banca o sentite i consigli della maggior parte delle persone, i consigli anche su YouTube sono quelli di lasciare correre il vostro portafoglio. Il portafoglio deve essere lasciato correre per tantissimi anni, ma ci sono dei momenti nei quali noi dobbiamo sapere che stiamo guadagnando a sufficienza per prendere parte del profitto, e ci sono delle tecniche proprio, ci sono dei momenti nei quali a scaglioni noi andiamo a vendere, ok? Parte del nostro capitale. Quando cresce, adesso come sempre faccio degli esempi, del 100%, è come nostra idea di money management, il 100% ci ha permesso di avere un rapporto tra rischio e rendimento interessante per noi, incominciamo a togliere il 50%, andiamo a vendere di quell'asset il 50%. Quando raggiunge il 150 andiamo a vendere una seconda tranche. Andremo a vendere la terza quando raggiungerà il 200%. Adesso questi sono dati che io ho messo fittiziamente, ma questo è uno studio, cioè, che deve essere fatto a tavolino nel momento in cui si investe in qualcosa, e così anche nel Bitcoin. Cioè, in base al proprio rischio-rendimento, al rapporto rischio-rendimento, e quindi dire io nel Bitcoin posso perdere 1 a 3, quindi quando ho perso 1 voglio guadagnare 3, nel momento in cui ho guadagnato 3 posso vendere l'intera quota, e quando guadagnerò 1 a 1 magari toglierò una parte, quando guadagnerò 2 a 1 ne toglierò un'altra, e via discorrendo. Questo è un punto, secondo me, fondamentale, che anche quando andate a fare degli investimenti in banca, o soprattutto utilizzate quei strumenti che vi danno lo stock picking, cioè vi dicono comprate questa azione perché questa azione, secondo l'intelligenza artificiale, questa è una società che growth, che in questo momento di crescita può salire in maniera preponderante, bla bla bla, e ve lo dicono, vi danno sempre il momento di acquisto ma non vi danno mai il momento di vendita. E nel momento in cui vi trovate, perché anche a me è capitato, a perdere il 60-70% e di stare fermi con quel capitale per 3 anni,
e quell'azione non si sta muovendo, allora incominciamo a capire che quella tipologia e filosofia di investimento non va bene. Cioè, quando si acquista bisogna avere il momento di ingresso, il momento di uscita, sia negativo sia positivo. Questo è fondamentale, perché nel momento in cui anche voi stiate perdendo e perdete il 10% del vostro capitale e siete in grado di sapere che matematicamente quel 10% lo potete recuperare perché sta all'interno della vostra strategia, quel 90% che vi rimane lo potete andare a investire su asset che vi portano magari più profitto nel breve e nel lungo e vi fanno recuperare più velocemente. Questo ne parleremo magari in maniera più approfondita perché è un tema secondo me fondamentale, ma anche per il Bitcoin, soprattutto per il Bitcoin diventa importante decidere in anticipo gli obiettivi di acquisto e di vendita, ma soprattutto di vendita, ok? Quindi sapere quando si hanno dei target di vendita perché si sta guadagnando, quindi metto target 1, target 2, target 3 e quando metto il mio stop loss e so che da quel momento in lì io accetto la mia perdita in maniera importante. Sappiate che molto spesso quando si scende molto intraday, quando si scende rispetto a quando abbiamo acquistato, continuano ad acquistare a tranche, ok? E acquistano ancora poco prima dello stop loss perché credono che quell'azione possa salire se giocano long, ok? Quindi sicuramente bisogna avere una visione di lungo periodo, ma avere una strategia di ingresso, ma soprattutto di uscita, perché solamente con le strategie di uscita noi siamo profittevoli nel lungo periodo. Poi è chiaro che se io il Bitcoin lo tengo per 40 anni, in qualche modo è probabile che sia profittevole. Ma ragazzi, noi dobbiamo guardare la realtà, non c'è nessuno che lascia i soldi investiti in un'azione per 30 anni, molto probabilmente. Perché? Perché la realtà è differente da quello che ci viene detto, cioè noi magari abbiamo un'urgenza, un cambio di vita radicale, abbiamo perso il lavoro, non si sa. Quindi questo è veramente il modo unico e veramente fondamentale per pianificare, per massimizzare il rendimento. Prima abbiamo pensato al rischio, adesso al rendimento, ok? E poi torno sul tema principale, il quinto, è importante non ignorare la sicurezza e la privacy. Molto spesso, troppo spesso, noi parliamo di investimenti, di cosa deteniamo con le altre persone. Questo deve essere fatto in una maniera assolutamente attenta, perché la sicurezza e la privacy sono fondamentali. Se noi incominciamo a dire che abbiamo dei bitcoin, abbiamo il wallet, incominciamo a tirarcela, li ho comprati nei momenti nei quali erano bassi, adesso stanno salendo, ho fatto un ottimo acquisto e la gente in giro incomincia a sapere che voi avete un wallet fisico, cose del genere, ragazzi, cioè, purtroppo il mondo non è questo posto idilliaco come si pensa, certe cose bisogna tenersele per sé e farlo in maniera intelligente, cioè quindi basarsi sulla privacy e sul rispetto appunto di determinate regole di riservatezza, secondo me è fondamentale. E questo con le persone in giro, ma anche quando andiamo a fare delle transazioni cioè, quindi ci sono anche dei trick, no, per essere un po' più sicuri, come utilizzare delle VPN, utilizzare magari una mail dedicata solamente per le cripto, perché magari se ci prendono quella centrale non ci prendono solamente quella delle cripto, ma ci prendono anche tutte le password che abbiamo in banca o via discorrendo. Non entrare magari all'interno di un exchange nel momento in cui sei in un wifi pubblico, cerca di utilizzare delle password complesse, cerca di storarle in maniera, come dicevo prima, saggia e attenta, cioè nel momento in cui si incomincia ad avere in mano una realtà importante, cioè se parliamo di 500 euro, ragazzi, ok, va bene, se vi fregano 500 euro è un problema, ma è un problema, ma se incominciano a prendervi 100.000, 200.000 euro perché c'è qualcuno che ha avuto la fortuna di acquistare in momenti opportuni e importanti, la situazione cambia, o soprattutto che non possiate più entrare all'interno del vostro, non essere più in possesso del vostro bitcoin perché ve li hanno portati via o perché l'exchange è fallito, capite bene che è un rimorso che vi portate per tutta la vita. Quindi sicuramente essere attenti quando si parla in giro,
ma essere attenti di queste cose, ma anche quando si opera attivamente con il nostro computer, perché le truffe, il phishing, lo sapete benissimo, vi mandano delle mail surrettizie, fittizie all'interno della vostra posta elettronica per cercare di carpirvi le informazioni. Quindi ogni mossa deve essere fatta in una maniera assolutamente attenta e quasi maniacale, io direi, no? Cioè, quindi la riservatezza deve diventare un elemento fondamentale. Quindi meglio non fare che fare in una maniera disattenta, ok? Quindi proteggere i bitcoin significa proteggere prima di tutto se stessi e le attività che andiamo a fare. Quindi poi oltretutto voi non sapete se all'interno del vostro PC avete già dei software malevoli o cose del genere, quindi magari voi agite in piena correttezza ma all'interno avete già dei malware o avete già delle cose che vi penetrano all'interno del wallet in una maniera assolutamente repentina e veloce. Ormai sapete che gli attacchi sono quotidiani e li subiscono anche dei grossi istituti finanziari, li subiscono i ministeri, ormai sono diventati anche degli attacchi politici, economici e via discorrendo. Quindi pensate com'è facile entrare all'interno di una banca o di un sito di un privato. Quindi ragazzi, veramente questo è un punto fondamentale, cioè bisogna agire veramente in una maniera super super oculata, piuttosto non dire niente, non fare niente che fare cose inopportune o anche minimamente non studiate, ok? Questo è un altro punto secondo me fondamentale quando si va ad investire all'interno di un asset come quello delle criptovalute. Quindi in conclusione ragazzi, io vi dico, prima di tutto bisogna, quali sono i 5 punti? Prima di tutto bisogna studiare ragazzi, capire cos'è la tecnologia, come funziona e qual è il fine. Punto numero 2, capire l'universo, le infrastrutture di funzionamento di questo mondo, di tutti i players che ci sono all'interno del mercato, perché i players sono fondamentali, perché ci sono i wallet, ci sono gli exchange, quindi non lasciare tutto negli exchange perché è una cosa da pazzi, quindi utilizziamo dei wallet, ma soprattutto le nostre password gestiamole in maniera oculata perché ci sono persone che se le sono dimenticate. E una cosa è dimenticare la password di un hardware dove storiamo le foto che già è molto pericoloso e molto rischioso perché purtroppo capita a tutti di avere un hardware nel quale andiamo a salvare le cose che non ci stanno più sul PC e poi ci dimentichiamo la password di accesso. Capita a tutti quanti. Poi soprattutto avere una strategia ben definita di come investire all'interno per evitare l'emotività, per evitare insomma e per aumentare il rendimento e diminuire il rischio, quindi avere una strategia dollar cost averaging e soprattutto avere una strategia di uscita, perché questa è la parte fondamentale secondo me, sapere quando devi uscire e quando i momenti nei quali devi entrare, quindi tutto studiato su carta e soprattutto proteggersi. Ragazzi, io penso di avervi dato questi 5 spunti, però vorrei che voi partecipaste, voi diceste la vostra, perché come dicevo prima, solamente condividendoci le idee riusciamo tutti quanti a migliorarci e a migliorare i risultati dei nostri investimenti, riducendo il rischio, aumentando i rendimenti e quindi permettendoci una vita più serena per tutti quanti. Ciao ragazzi!